Ciao a tutte, ciao a tutti, siamo di nuovo qua. Prima cosa vogliamo ricordarvi di iscrivervi al canale e di mettere il mi piace. Se vi piace. Esatto, perché così noi potremmo sempre, ci gasiamo sempre di più in qualche modo e cerchiamo sempre di trovare argomenti nuovi da poter commentare assieme a voi. Oggi in modo particolare vi vogliamo parlare della luna piena che avverrà questa notte, domani mattina presto, insomma il 19 dicembre 2021. Ultima luna piena, ho detto luna nuova? L'ultima luna piena di questo 2021. Faccio una breve parentesi, questa luna piena si lega all'ultima luna nuova che è stata nel segno dei Gemelli, che è stata nel maggio passato. Luna nuova, momento in cui semino, inizio quindi qualcosa di nuovo, momento della luna piena, quel qualcosa che ho iniziato allora si palesa, si manifesta, dandomi l'opportunità di capire se quello che ho iniziato andava bene o non andava bene, mi dà l'opportunità di fare eventualmente degli aggiustamenti, dei cambiamenti. Certamente. È una luna piena che avviene al 27° grado del Sagittario. Sagittario, Gemelli. Cosa abbiamo al 27° grado del Sagittario? Abbiamo qualcosa di molto particolare che è stato parlato, abbiamo visto che inizia ad essere conosciuto, no? Sempre di più, che si chiama questo grado in particolare il centro galattico. Il centro galattico, già il suo nome lo fa diventare molto fico, no? Molto interessante, particolare. Il centro galattico è un punto esistente in qualsiasi galassia, diciamo che ogni galassia ha un punto che è il centro galattico, no? E che in questo caso, in questo periodo, nel 2021, ha il suo radicamento appunto in questo 27° grado del segno del Sagittario. Quindi molto particolare questa luna piena che si produce proprio nel centro galattico, sopra il centro galattico. Andiamo a vedere che cos'è questo centro galattico, perché a dirlo non significa niente se non si capisce un pochino che cos'è questo centro galattico. Intanto è un punto dove perde completamente potere e forza tutto ciò che sono le leggi fisiche, quindi come nel film Interstellar, quando uno si avvicina a questo punto ogni forza fisica alla quale siamo abituati, tipo la gravità, tipo il spazio-tempo e tutto, perde completamente la sua forza. E quindi appunto avvicinandosi per esempio al centro galattico non si invecchia mai, perché non c'è tempo. Vorremmo andarci Allora ci vai lì, quelli che sono andati, che hanno viaggiato verso questo centro, loro non erano invecchiati, mentre quelli che erano già a milioni di chilometri, perché è sempre lontanissimo, le distanze sono impressionanti, erano già invecchiati di 10 anni. Ancora chi era sulla Terra era invecchiato di 20 anni, quindi insomma c'è una grandissima differenza. Quindi in questo punto in realtà è un punto di collegamento e di connessione tra le galassie. È come un punto di interscambio, come se una galassia parlassi con un'altra galassia tramite questo buco nero. Questo buco, esatto, perché non è che il famoso buco nero, il punto dove perde forza un po' tutto quello che noi conosciamo e ci si addentra nel mondo galattico. Quindi è un punto veramente importante. Anche alcuni astrologi lo tengono moltissimo in considerazione al momento di dover studiare un oroscopo. Per esempio, vi raccontiamo una delle cose, no? Per esempio l'astrologia oraria è quell'astrologia che tu puoi fare una domanda specifica e in quel momento che fai la domanda si erige
un oroscopo, e quell'oroscopo dovrebbe rispondere alla tua domanda specifica, no? E quindi c'è una tecnica molto particolare che sta dietro all'astrologia oraria, e in quei gradi, gli ultimi gradi di un segno, di solito per l'astrologia oraria venivano persi, diciamo, non ha un valore. Sì, non dava una risposta. No, quando un pianeta si trovava lì, si trovava in qualcosa che si chiama fuori di corso, e quindi non ha un valore, tranne quando quel pianeta si trovava negli ultimi gradi del segno del Sagittario, quindi lì invece si potenziava, e nessuno aveva capito il perché l'astrologia oraria è una delle più antiche delle astrologie, quindi ancora non si conosceva tecnicamente, astronomicamente, questo centro galattico. Che è stato scoperto intorno al 1932. Sì, esatto. Poco dopo la scoperta di Plutone, tra l'altro. È vero, che parla appunto di tutto ciò che è nascosto. Nascosto, nero, occulto, quindi questo buco nero viene scoperto quasi insieme il pianeta Plutone, quindi molto interessante. In poche parole, questo 27° grado non è che un portale, sì, un portale di comunicazione con altre galassie. In questo punto preciso abbiamo la luna piena di questo mese. Questa luna piena è in collegamento sia con Giove che con Nettuno, ma soprattutto, ancora prima di metterci a raccontarvi che cosa può portare questa luna piena, vi vogliamo raccontare un'altra particolarità, certo, perché dovete sapere che noi in questo periodo ne avrete già sentito parlare da altri o comunque anche da noi, che siamo sotto l'ultima quadratura di Saturno ad Urano, che sono i due pianeti che in qualche modo stanno tirando un po' le file della situazione che stiamo vivendo. Questi due pianeti si sono incontrati proprio a quei gradi, in realtà 28 gradi, per cui siamo lì, nel 1988 abbiamo avuto la congiunzione Saturno-Urano a 28 gradi del Sagittario. Ogni congiunzione è l'inizio di un nuovo ciclo. In questo momento quel ciclo è iniziato allora, si sta per concludere, c'è proprio la quadratura di conclusione, si dice. Allora abbiamo dato un'occhiata a vedere che cosa è successo in quell'anno, o comunque intorno a quegli anni. Vabbè, la cosa più eclatante dell'89 si è avuta la caduta del muro di Berlino, però nell'88 ad esempio nell'ex adesso si chiama URSS o Russia, sì, insomma, Russia, quello che era, hanno dato la libertà di culto. E questa congiunzione è venuta proprio nel segno del Sagittario, che è il segno delle religioni, ok? Si è data proprio la libertà di poter scegliere il proprio culto. E quindi una cosa molto importante, sì, insomma. interessante anche il fatto che questo concetto di libertà in questo momento, con la quadratura tra i due pianeti, la quadratura appunto di chiusura, è messo in discussione, certo. No? Il concetto di libertà personale. Perché? Perché un'altra volta si mette in gioco, e questo sarà un argomento importantissimo di questo mese e dei mesi a venire, legato alla libertà e alle libertà personali, sì, perché già nell'88 si è messo molto in discussione tutto questo argomento delle libertà, e con questa chiusura di ciclo presentandosi appunto nello stesso grado, che è veramente è questa la cosa particolare, ma magica, veramente cosmicamente magico, perché se uno pensa che i cicli sono già tutti prestabiliti, no? Certo. Con dei tempi particolarizzati di ogni pianeta, che proprio poi nello stesso identico grado una cosa sì, anche capiti. Se pensiamo che ogni segno zodiacale è formato a 30 gradi, quindi voglio dire proprio quel grado è quella la particolarità, insomma. No, è incredibile, è magico questa luna piena, quindi
questo era da raccontarvi l'immensità, no, di questo momento e quanto dobbiamo fare tesoro di questo, perché quando ci sono quei periodi della vita in cui capita poco, no, in cui anche i pianeti non è che hanno tanto da dire, ma questo è un periodo incredibile che parlano in un modo quasi diciamo che sono da 2 anni a questa parte che veramente sì, parlano. Ma anche in modo speciale, perché per esempio nel 2020 hanno parlato dicendo tutti zitti, si fa poco, no? Il loro parlare è stato molto... È stato più un fermare, esatto, tutto. non era come adesso che invece è un parlare attivo, un parlare di azione, di movimento. Assolutamente. E quindi è molto diverso il momento, quindi è un momento questo particolare importante. Anche perché, scusa se ti interrompo, ma vorrei ricordare che il 30 abbiamo anche Marte che passa sul nodo lunare dove abbiamo avuto Esatto. l'ultima eclissi, Sì, che sì, anche sì. quello è un attivatore, perché sappiamo che Marte è proprio questo, Marte significa azione, quindi Marte è il pianeta che quando passa su un punto particolare, boom, fa partire Sì, l'azione. c'è molto movimento nel cielo, molta azione e molti di noi, tutti lo sentiremo, non importa particolarmente di che segno sei, perché certo, adesso parleremo anche un po' di che segno se lo vive di più o di meno, però è un cielo così in movimento, così agitato, così in azione, Cambiamento. sì, che è impossibile che tu non te lo vive in prima persona in alcun ambito della tua vita. Certo, ognuno se lo vivrà in un Assolutamente, ambito però diverso. vogliamo ricordare che tutti noi abbiamo tutto lo zodiaco Nel dentro di proprio noi, oroscopo, nonostante assolutamente. io non sia del Sagittario o dei Gemelli, comunque il Sagittario e i Gemelli come segno sono dentro al mio oroscopo, quindi in quelle zone io mi vivo un momento di azione, di importanza, di Di notizie, presa di coscienza sì, di qualche sì, cosa e di grandissima attività. e anche agitazione, direi. Anche perché sarà momenti di agitazione, Molto è vero, forte. è vero. Andiamo quindi ad addentrarci nel concetto specifico, quindi di questa luna piena e che cosa ci vuol dire. Come dicevo prima, la luna piena è già illumina qualcosa che è già dentro di noi, però ci dà proprio la possibilità di vederlo bene, anche perché una luna piena vuol dire che il sole è in un segno e la luna è nel segno completamente opposto, quindi non sono vicine, quindi la visuale è aperta. Quindi ci dà la possibilità di vedere le cose come stanno procedendo, come stanno andando, in quale direzione stanno andando. Siamo ancora sull'asse dei segni che è legato alla comunicazione. Abbiamo detto che c'è un Giove che è lì comunque in aspetto favorevole e sappiamo che Giove amplifica tutto ciò che tocca, per cui ha di nuovo la comunicazione che viene amplificata, ma c'è dall'altra parte un Nettuno che è in aspetto invece di tensione comunque, quindi che cosa vuol dire? Tantissima comunicazione ma distorta in qualche modo, Ancora. non c'è chiarezza, chi dice una cosa e chi dice tutto il contrario. Esatto. E quindi la fatica a capire in quale direzione si può andare. Questa settimana siamo bianchi, la settimana prossima saremo gialli, forse arancioni. Che cosa posso fare se sono in giallo? Posso fare solo in arancione? Non so che posso fare, ci sono davvero dei malati, non ci sono, moltissima confusione, moltissime cose che non si dicono tale quale sono. Aspettative anche. Sì, anche perché ancora i nodi non sono andati via dal segno del Sagittario, quindi è Sagittario Gemelli, e quindi ancora è come se ci fosse veramente la chiusura di un ciclo di notizie non così chiare e non così veritiere, per addentrarci in un ciclo dove si parlerà meno e si agirà di più, molto più la praticità, no? Le situazioni concrete inizieranno molto di più a manifestarsi. Qua bisogna veramente parlare di azione
azione, meno parole e più azione. Sì, E più questo, fatti proprio. sì, molti più fatti, e questo lo si vedrà subito da gennaio, perché a gennaio troveremo un cielo pieno di pianeti in segni di terra che indicano la materializzazione dei Delle fatti decisioni, e cioè, delle e il decisioni. 20 gennaio Marte transiterà sui gradi di questa luna piena, quindi quello che sta accadendo adesso il 20 gennaio, boom, esplode in Sì, qualche sì, modo. sì, sì, sarà molto, molto, molto forte. In particolar modo questa luna piena lo sentiranno appunto questi quattro segni, e che sono i segni mobili, Mhm. quindi il Sagittario in prima battuta, poi i Gemelli e anche Vergine e Pesci. Mhm. Proprio saranno i quattro segni che sentiranno e che possono sentire anche un po' di agitazione. Un po'. Perché un po'? Perché sono comunque segni immobili. I segni immobili sono intimamente legati alla mentalità, e quello che agita di più all'uomo è la sua mente. Certo, la mente mente. Mente e sa anche dire la verità, però soprattutto agita. Il pensiero genera Mhm. ansia e genera Certo, quando agitazione. si fa meditazione si dice libera la tua mente ed è il momento che arrivano tutti i E pensieri. insieme, poi non è libera il tuo cuore, libera il tuo Fai sentire, spazio, no, no? è libera la tua mente, perché Certo. quella diventa ingombrante con tanti pensieri, e sono i pensieri quelli che portano l'ansia e la paura e tutto il resto, perché Certo. le emozioni sono qualcosa di più legato al mio sentire, non è quello tanto che porta l'ansia. Quindi ci possiamo attendere per questi quattro segni un po' di ansia, un po' di nervosismo, oppure tante cose da fare che, piuttosto che farle, dico oddio, devo fare qua, devo far là, devo far su. Non faccio niente. No, faranno di tutto, però faranno, sai, in quel modo, in spagnolo si dice vestimi adagio, che sono in fretta. Ah, come dire, partire dopo per arrivare prima. Sì, è come dire, non farmi correre, Mhm. perché più corro più faccio male le cose, Certo. capito? Mhm. Quindi vestimi adagio, che sono in fretta, no? Perché più mi vesto veloce, più mi vesto male, giusto? Certo, Ecco, certo. quindi questo è un primo sguardo a questi prossimi giorni. Dopodiché dobbiamo ancora dare questo bello sguardo alla Venere congiunta a Plutone, che tra l'altro tra breve, a pochi giorni, diventa retrograda Ah, il anche. 20. Quindi Diventa, è già in quindi modo di lunedì è già stazionario, stazionaria, quindi. diventa Mm. retrograda. Questa Venere Plutone agisce molto intensamente su quello, adesso sì, che è il mondo emotivo, Mm. il mondo sentimentale, il mondo passionale, E anche economico. anche molto legato Mm. alle paure legate al mondo economico. Come farò, come me la caverò. Riuscirò a farcela. Sì, perché la Venere o i sentimenti o i rapporti, o anche il mondo del denaro, quindi con il capo Plutone, poi nel segno capo del Ma anche Capricorno. proprio la paura dei debiti, Sì, la paura dei di non farcela. debiti, quando si tratta dei soldini, quando si tratta dei rapporti, quei I rapporti di dipendenza, esatto, assolutamente, quelli ossessivi, piani, comunque, quei quelli rapporti tossici. che sono tossici, che sono ossessivi, che ci fanno del male più che crescere, no? Che invece di aiutarci Ad a evolvere, ci fanno involvere in qualche modo. esatto, Quindi è un quindi buon momento proprio per cercare di staccarsi da questi rapporti, per rendersi autonomi in qualche sì, modo. anche per affrontarli, no? Certo. Per affrontarli proprio a cuore aperto. Che segni proveranno particolarmente questi sentimenti? Tutti i 12, poi come sempre, però in particolar modo questo agirà sui segni cardinali, che Mhm. sono Capricorno,
Cancro, e poi Ariete, Bilancia. Quindi questi 4 segni vivono a pieno questi sentimenti collegati a questa Venere, no? E quindi chi legata ai soldi, chi legati ai rapporti, quindi magari la paura di andare a vedere una persona e che questa persona non stia bene, o la paura di io portare il malessere alla persona, o appunto i rapporti, no? I rapporti più intimi, più personali, che vengono Che anche il molto... rapporto con se stessi, se vogliamo, parla anche di questo, quindi anche del proprio benessere, essere bene. Giusto, stare bene. E quindi anche qua vedremo delle belle, delle crude. La Venere inizia il suo moto retrogrado appunto lunedì, e in questo moto retrogrado, come sempre diciamo di tutti i pianeti retrogradi, è il momento, no? L'inspirazione e l'espirazione. È un pianeta retrogrado, no? È un È il pianeta momento di diretto ispirazione. retrogrado, esatto. Io espiro nel momento in cui faccio, in cui metto in pratica, metto le mani, no? In pasta, e inspiro nel momento in cui il pianeta è retrogrado, quindi valuto, no? Ripristino, rivedo, ristudio la mia posizione riguardo alle cose già parlate, che abbiamo parlato. Sì, essendo in Capricorno le cose più importanti per ognuno di noi, sì, in qualche giusto, modo. o più visibili. Anche, certo. Più alla vista di tutti, perché Capricorno è un segno concrete. sociale, esatto, e quindi è il momento da questo punto di vista per iniziare a rivedere il proprio sentire riguardo a tante cose, o la propria economia, o come io stessa mi sono comportata nella vita per quanto riguarda al denaro, no? Tutto questo è un momento di riportarmi in dentro, perché quando la Venere diventerà diretto, insomma, inizia un'altra volta il moto di attività. Assolutamente. E quindi questo per i 4 segni cardinali. Abbiamo gli ultimi 4 segni che sono i segni fissi, quindi Toro, Scorpione, Acquario, Leone. Piccola parentesi, questi stanno vivendo appunto a pieno l'ultima quadratura che avverrà la vigilia di Natale tra Urano e Saturno. La stanno vivendo proprio sulla loro pelle in qualche modo. Diciamo che ecco, per quanto riguarda loro, questa luna piena, per quanto riguarda in particolare l'Acquario e il Leone, è una bella luna piena questa. Per loro, per questi 2 segni. Sì. Però stanno sempre vivendo questa quadratura, per cui c'è sempre questo bisogno di andare, vado verso il nuovo o rimango verso il vecchio. Diciamo che l'Acquario fondamentalmente è predisposto ad andare verso il nuovo, però adesso ha Saturno lì, che in qualche modo lo sta frenando, gli sta dicendo sei proprio sicuro, valuta bene, che è una cosa particolare per l'Acquario. L'Acquario sarebbe un segno che invece dice ma chi se ne frega di valutare, vado, parto, faccio. Il Leone invece è un segno che tra le due ha più bisogno di mantenere il controllo, se vogliamo, perché ha paura di perdere quello che ha in qualche modo. Per cui ecco, forse un pochettino più in tensione. Quelli che sono veramente in tensione sono sempre il Toro e lo Scorpione. Diciamo che il Toro sta provando questa frizzantezza del nuovo, sta provando a lasciarsi andare al nuovo, a sperimentare, che non appartiene al Toro, perché il Toro sappiamo che è uno dei segni che fa più fatica a sperimentare il nuovo, però quest'Urano nel segno gli sta dicendo oh, datti una mossa, cambia, provaci, mettiti in gioco. E Saturno dall'altra parte però lo frena un pochettino. Sì, in questo momento ha tanti pianeti in terra, e quindi comunque sostiene bene questa tensione, questa ultima tensione dell'anno molto partile, soprattutto dentro a quello che è la prima decade, perché adesso tutto si sposta nei segni fissi, per i 4 segni fissi che ha appena detto Anna, verso la seconda decade. Sì, saranno quelli che sentiranno molto di più questa azione Saturno-Urano
come tensione, come momento di novità e di tagli di cose che non servono più, tagli di tutto ciò che me ne accorgo che è stato utile, però che è momento di integrare con altre cose, e quindi cambiamenti e novità. Solo che stiamo parlando di cambiamenti e novità su 4 segni che non amano i cambiamenti e la novità, nonostante l'Acquario e il Leone sono molto più proclive, ma sono sempre segni fissi. Fissi vuol dire stabile, sicuri, che non amano tutte queste mosse. Sì, diciamo che, ripeto, forse l'unico è l'Acquario, ma se decide lui. Sì, e comunque ha dei tempi lunghi, cioè Certo. gli piace fare tante cose strambe, sue, uniche, particolari, quando dice lui, come dice lui, con dei tempi lunghi, non è una cosa che Sì, sì, cambia sì. di un giorno all'altro, sono segni comunque di tenuta, e questa tenuta dura, Nel mentre in tempo. questo momento c'è poco che dura, qua è tutto da cambiare, tutto Da da rifare, da rivoluzionare. rivoluzionare, e soprattutto cose che io mi ero prefissata di mantenere magari a vita. Ecco, sono proprio quelle che vengono stravolte, naturalmente. È finita La pacchia. è finita la vita a vita, e inizio a pensare, va bene, se dura. È un po' come dire il posto fisso, solo fisso una Sì, volta. ciao, è finito il posto fisso. Finita la pacchia. Soprattutto per i segni fissi è finito il posto fisso. fisso. Adesso bisogna proprio aprirsi a Sì, nuove adattarsi, opportunità. sapersi Esatto. adattare al cambiamento. Sì, moltissimo. Quindi queste aspettatevi domani con questa bellissima luna piena, proprio connettandosi a questo centro galattico. Mi attendo anche molte notizie un po' extraterrestri, perché se pensi anche quello, si dice moltissimo che le persone che hanno dei pianeti situati o nel segno del Sagittario o in contatto con questo punto per aspetto, sono persone che hanno sempre avuto anche esperienze aliene, esperienze particolari, oppure che si sentono un po' alieni In mezzo agli dentro esseri il proprio umani. cuore. Quindi possiamo attenderci anche gente che abbia ricevuto dei messaggi, no? Dei messaggi importanti. Ricordiamoci che si tratta di un portale, di un'apertura verso altre galassie, e anche se la parola aliena sembra una cosa di un altro mondo, lo è di un altro mondo, però esistono altre galassie, no? E secondo te non esiste anche la possibilità di collegarsi con queste altre E galassie? che ci siano altri esseri comunque, perché dobbiamo essere solo noi. Solo O come noi? diceva, non mi ricordo chi, c'è talmente tanto spazio. È impossibile, cioè credere che esistiamo solo noi, veramente a me mi sembra incredibile che uno possa crederci ciò. Quindi mi attendo anche da voi notizie. Fateci sapere. Sì, cioè. se avete avuto veramente, no, dei contatti, delle notizie, dei messaggi, oppure delle intuizioni, perché anche questo può Sogni capitare. premonitori, Sì, anche perché appunto tantissimo. questa luna piena illumina proprio il centro galattico, quindi questo il buco nero in qualche modo viene illuminato. Sì, E siamo sarà curiosi. bellissimo. Vediamo che messaggi hanno da Da farci darci, avere. da ricevere. Bene, grazie ancora di averci sentito. Dopo, da gennaio, faremo le previsioni per tutti i segni, vedremo un po' come si presenta il cielo di gennaio, ve lo diciamo da già, con tantissimo Capricorno, tantissimo, però ne parleremo a gennaio. Un bacio enorme a Auguri a tutti. tutti. Auguroni alle feste, vero? Auguri di Natale. Un bacione. Ciao ciao.